Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche generali per la prima metà di giugno 2023. Abbiamo la carta della stella, amici del Capricorno. Periodo di desideri, periodo di canalizzazioni anche per qualcuno. Può essere un periodo dedicato all'arte o alla natura. La carta della stella è sempre qualche cosa che fa riferimento anche un po' a Venere, no? Fa riferimento ai sogni e alle intuizioni. Quindi andiamo a vedere nello specifico di che cosa tratta e intanto come sempre vi ricordo che le letture sono collettive, quindi può essere che non risuoni tutto, prendete quello che vi serve, lasciate andare il resto all'universo. Se non risuona proprio nulla o se volete completare il vostro messaggio potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate una guida che vi spiega come unire più oroscopi, vi spiega come trovare l'ascendente, le decadi, le linee di tempo. Trovate il link ad un altro video che parla della sezione degli abbonamenti e trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora abbiamo il cavaliere di bastoni, il 4 di spade e un 3 di pentacoli, tanto per cominciare ragazzi. Allora il cavaliere di bastoni può essere la vostra energia, può essere l'energia di una persona vicino a voi. È una energia determinata, un'energia passionale, un'energia in movimento. Molte volte quando c'è il cavaliere di bastoni si parla di qualcuno che arriva, mentre voi con questo 4 di spade siete in una fase proprio di relax, di autoguarigione, autococcole mi verrebbe anche da dire. E il 3 di pentacoli parla di progetti, amicizie, di nuovi lavori, di questioni concrete, insomma, inerenti a un gruppo normalmente, perché è una carta di collaborazioni comunque. Per qualcuno ci potrebbe essere come la volontà di creare qualche tipo di come si dice, di realtà concreta con questo cavaliere di bastoni. Però il 4 di coppe mi dice che in un certo senso non vedete come la possibilità. Tenete presente che la carta della stella parla anche di speranza, ragazzi, che è quella che bisogna avere quando si perseguono i sogni. Si fa un sogno, si visualizza un sogno, ricordatevi che è la carta della canalizzazione attraverso il terzo occhio. Dopodiché se ne parla, dopodiché si inizia a fare qualche cosa di concreto per iniziare appunto a portare a terra, a concretizzare questo sogno. Vi dirò che terminano con ruota della fortuna, 6 di coppe e carta della temperanza, che in questo mazzo viene chiamata l'alchimista. E andiamo a vedere poi dopo di che cosa si tratta nello specifico, ma vi anticipo che sono bellissime carte. Andiamo a vedere questo cavaliere di bastoni. 9 di coppe al contrario, fante di bastoni e carro. C'è qualcuno qui che non è soddisfatto della propria realtà, ragazzi, e si muove con questo carro. Tenete presente che avete cavaliere di bastoni e 2 sfingi o cavalli nel carro. C'è movimento, c'è tanto movimento all'inizio di giugno. Io sento che c'è qualcuno che secondo me arriva, sta arrivando. Può essere una persona che magari voglia collaborare o può essere anche un pretendente. So che questa è una lettura generale, anzi ne approfitto per dire che se volete integrare questa lettura con le letture del lavoro per il mese di giugno sono già pubblicate, quindi le trovate nelle playlist. Andiamo a vedere intanto il 4 di spade. Abbiamo la carta degli amanti e il 5 di spade. Ragazzi, la carta degli amanti può significare o una sorta di, come vi posso dire, pausa di stand-by per quello che riguarda una relazione, una storia, oppure è una questione dove la pausa c'è, ma è per scegliere, per riuscire a sciogliere tutti i nodi che avete a livello di pensieri nella prima parte di giugno. Andiamo a vedere questo 3 di pentacoli.
7 di coppe, re di bastoni, 9 di bastoni e cavaliere di pentacoli al contrario. Allora, ho la sensazione che qualcuno pensi che le cose non possano andare diversamente. E invece no, le cose vanno poi diversamente perché abbiamo la ruota della fortuna. Però vi sento, ragazzi, ripeto, la stella è una carta che parla di speranza ed è quello che un po' vi manca probabilmente. È come se qui non vedeste chiaro, siete drenati, siete stanchi, date più di quello che ricevete. Tenete presente che quando c'è il fante di bastoni si parla sempre di un personaggio un po' egoista, eh? Andiamo a vedere il 4 di coppe, che cos'è che non vedete? Regina di spade e giudizio. Non vedete cosa bisogna tagliare. Datemi un'altra carta. Re di pentacoli. È qualche cosa che riguarda qualche abitudine quotidiana, qualche modo di fare quotidiano, qualche questione che bisogna reindrizzare nel quotidiano. E potrebbero anche essere due le persone con le quali c'è bisogno di rimettere in sesto le cose, eh? È come se ragazzi veramente non sento che molte persone non vedono il loro valore, il loro reale valore, si stanno un po' sottovalutando. Andiamo a vedere la ruota della fortuna perché vedendo questa carenza a livello di anche re di pentacoli, quindi anche un po' monetaria, la ruota della fortuna potrebbe portare dei premi, anche degli, sono più cose sporadiche, quindi è più un premio, una vincita, un riconoscimento, un'opportunità, una proposta. Di nuovo avete un 4 di spade. Io credo che questa ruota della fortuna sia qui per dirvi che avete bisogno di cambiare aria, ragazzi. Avete bisogno di cambiare dinamica fondamentalmente. Avete bisogno di guarire. Se continuate a rimanere in questa situazione da 5 di spade, 7 di coppe e soprattutto il 9 di bastoni, perché il 9 di bastoni è una carta che drena. Qui in queste due carte vediamo che c'è veramente una stanchezza che va avanti da tempo. È una stanchezza che state accumulando perché vi state prendendo responsabilità che non sono le vostre. Oltretutto, ci sono alcune responsabilità che vi vogliono dare, di cui non volete saperne niente, ma che comunque prendete. E oltretutto è come se qui qualcuno non ricevesse neanche un grazie. Se fosse una situazione lavorativa, può essere il fatto che siate sottopagati e vorreste qualche tipo di riconoscimento in più, ma c'è qualche cosa che vi impedisce di vedere il perché. Che cosa? Qui è come se aveste bisogno di prendere distanza dalla situazione, dalla relazione, da quello che per voi è. Avete una carta di viaggio e di progetti e di espansione e questa è una carta di ritiro spirituale. Quindi potrebbe essere molto utile, ragazzi, se siete veramente in questa fase di 8 di spade dove vedete tutto nero, dove non avete speranza, dove vedete le cose, che le cose insomma non cambiano, in realtà poi sì che cambiano. Però le carte vi consigliano di prendervi, anche fosse solo un fine settimana in montagna per rigenerarvi. Vi dico che in realtà poi questo tipo di viaggio, questo tipo di decisione per recuperare le forze vi potrebbe dare la possibilità di, e andiamo avanti con i 6 di coppe, il cavaliere di spade e 3 di spade. È come se vi desse la possibilità di sfuggire da qualche cosa che vi fa star male. Qui abbiamo il 5 di spade, Io ho come la sensazione che
aspettiate che siano gli altri a riconoscervi e che quando non avvenga ci rimaniate così male da farvi cambiare proprio l'umore. È come se foste, ma cercate di vedere la dinamica dall'alto, è come se foste legati al risultato. Se non ho quel brava, quell'aumento di stipendio, quel riconoscimento che mi fa vedere che gli altri vedono quanto io valgo, io ci resto male. È come se non bastasse, se voi stessi non bastaste per dirvelo. E questo vi crea questo tipo di sofferenza. Probabilmente perché è una situazione che vi portate dietro dall'infanzia, perché comunque c'è un 6 di coppe. Andiamo a vedere l'alchimista. Asso di spade e fante di spade. Sì, si tratta di fare chiarezza mentale e di vedere le cose da un'altra prospettiva, un po' più ampia. La carta della stella è anche una carta che parla di canalizzazioni, come vi dicevo prima. Si tratta di vederci chiaro, fondamentalmente. Ragazzi, se per voi vibrasse come una relazione, visto che qui parlavamo di quello, che c'erano gli amanti, vedendo queste carte vi dico che potrebbe essere qualcuno che conoscete da vecchio tempo che magari se ne deve andare per qualche ragione o vi, diciamo, magari si allontana per un periodo e questo potrebbe crearvi una situazione come se ci fosse una sorta di cambio di dinamica nella seconda settimana di giugno che vi porterà a vivere un bel 3 di spade, non ve lo nego, ma questo vi darà la possibilità di ritrovare un po' l'equilibrio mentale. Sapete, quando si è troppo dentro una situazione non si riesce più a essere obiettivi nel modo di vederla, probabilmente è proprio il distacco che vi dà la possibilità di vedere più chiaro all'interno di questa situazione o di questa relazione. È come se questa persona fosse per esempio una persona romantica, è come se non vi desse il giusto valore. La stella è collegata al terzo occhio, al sesto chakra e quando diciamo è attivato, se vogliamo, non è un linguaggio corretto dire che sia attivato o disattivato, nel senso che i chakra funzionano sempre, però ci sono come dei canali che si aprono di più, diciamo così, e quando questi canali si aprono, quindi c'è una sorta di attivazione, di elevazione spirituale, quindi si riesce a vedere oltre la dualità, quindi non si rimane più nel questo è giusto, questo è sbagliato, il punto è che questa cosa c'è, è così e da lì faccio le mie considerazioni perché ognuno ha la propria verità, quindi per voi una cosa può essere giusta e per un'altra persona sbagliata. Però è come se aveste bisogno di vedere le cose da un altro punto di vista, pulirvi dalle proiezioni e dalle responsabilità che vi state caricando da parte degli altri. Andiamo a vedere ancora un oracolo per gli amici del Capricorno. Wow, carta numero 46, rigenerazione. E carta numero 7 al mare. Guardate, il viaggetto fatevelo al mare se potete. In effetti nel 3 di bastoni c'è un fiume, anche il fiume e il lago vanno benissimo. L'acqua è un elemento, e anche la stella tra l'altro parla di acqua. L'acqua è collegata con il secondo chakra, quindi per pulire da certi pesi, da certe paure, è utile stare a contatto con l'acqua. L'acqua è proprio un elemento di pulizia e per radicarsi o per rigenerarsi appunto. È consigliabile andare in mezzo alla natura. Faccio notare che questo è una colata lavica. È un po' come se dicessero che bisogna prima incenerire tutto. È un po' una rivisitazione della morte o della torre, come più vi piace. Bisogna prima incenerire tutto per dare la possibilità al nuovo di sbocciare. Bene,
Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Io spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo periodo. Se sì, potete farmelo sapere con un like, con un commento, con una condivisione o con la vostra iscrizione. Ogni tipo di supporto per me è importante e voglio ringraziare tutte le persone che continuamente sostengono il canale, anche solo con un semplice grazie o con un sorriso. Quindi grazie davvero a tutti di esserci. Io vi ringrazio anche di essere rimasti qui con me, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!